Ciao, sono Roberto Fabre e vi do il benvenuto alla seconda lezione di chitarra classica. In questa lezione vi mostrerò le note in prima posizione della chitarra. Con il termine prima posizione si indica l'azione delle dita indice, medio, anulare e mignolo della sinistra dal primo al quarto tasto. Di conseguenza, quando io posiziono il primo dito al primo tasto, il secondo al secondo, il terzo al terzo e il quarto al quarto, sarò in prima posizione. Nella lezione precedente vi ho mostrato che le corde della chitarra corrispondono ciascuna ad una nota, e precisamente Mi, prima corda, Si, Sol, Re, La e Mi. Abbiamo un Mi cantino e un Mi basso. Per ottenere tutti gli altri suoni dovremo pigiare con le dita della mano sinistra i tasti. Toni e semitoni sono le unità di misura che servono a identificare le distanze fra i diversi suoni. Ogni tasto sulla chitarra segna la divisione di un semitono. Di conseguenza, sulla prima corda, se la nota suonata a vuoto è il Mi, la nota tastata, ossia suonata pigiando con il primo dito della mano sinistra sul primo tasto, sarà il Fa, perché tra la nota Mi e la nota Fa c'è la distanza di un solo semitono. Mi raccomando, attenzione sempre alla posizione della mano sinistra. Il pollice deve essere opposto al medio e il dito indice deve piegarsi a martelletto vicino alla barrettina metallica. Questo perché, posizionando il dito sempre vicino alla barrettina metallica, noi con il minimo dello sforzo otterremo un suono pulito, perché il fulcro è rappresentato proprio da questo punto. Se noi allontaniamo il dito dalla barrettina metallica, per ottenere un suono pulito dovremmo pigiare molto più forte. Invece, posizionando semplicemente il dito vicino alla barrettina metallica, con un minimo sforzo noi otterremo un suono chiaro e limpido. Dopo la nota Fa, in successione si trova la nota Sol, che troveremo al terzo tasto della prima corda. La nota Sol vede il dito perpendicolare alla tastiera. Allora, le prime tre note sulla prima corda sono Mi a vuoto, Fa sul primo tasto della prima corda e Sol sul terzo tasto della prima corda. Tra Fa e Sol stavolta c'è la distanza di un tono, infatti in mezzo vedete che c'è un tasto che delimita un semitono. Ci sarà quindi una nota intermedia che si chiamerà Fa diesis o Sol bemolle. Sul pentagramma le note che troveremo ad indicare la prima corda appunto sono il Mi dell'ultimo spazio, del quarto spazio, il Fa sull'ultimo rigo e il Sol sopra l'ultimo rigo. È importante ricordare che la scrittura per chitarra corrisponde sempre a un'ottava più bassa rispetto a quello che noi leggiamo, ossia il Mi che noi per convenzione segniamo come prima corda, effettivamente come suono corrisponde a un'ottava più bassa. Però noi per convenzione, per mantenere tutta l'estensione dello strumento all'interno della chiave di violino, scriviamo tutte le note un'ottava più alta rispetto al loro reale suono. La seconda corda corrisponde alla nota Si. Al primo tasto, a distanza di un semitono, troveremo il Do e a distanza di un tono, perciò sul terzo tasto, troveremo la nota Re. Questo Si si scrive sulla terza riga del pentagramma, contando sempre dal basso verso l'alto. Il Do corrisponde al terzo spazio del pentagramma e il Re al quarto rigo del pentagramma. Passiamo ora alla nota Sol. La nota Sol è la terza corda. Dopo il Sol viene il La,
questa volta la distanza è di un tono, di conseguenza avremo un tasto prima dell'A. Il La si troverà al secondo tasto della terza corda. Il Sol sul pentagramma si scrive sul secondo rigo, partendo dal basso, e il La invece si scrive sul secondo spazio. Sulla quarta corda noi abbiamo la nota Re. Dopo il Re viene il Mi a distanza di un tono, perciò andiamo al secondo tasto, e poi viene il Fa, stavolta a distanza di un semitono, quindi al terzo tasto. Il Re della quarta corda della chitarra si scrive sotto al primo rigo del pentagramma, il Mi sul primo rigo del pentagramma e il Fa sul primo spazio del pentagramma. Sulla quinta corda abbiamo la nota La. Ora, per queste note il pentagramma non le può più contenere, di conseguenza dovremo adottare i cosiddetti tagli addizionali. La nota La ha due tagli addizionali, come potete vedere dallo spartito. Il Si troverà al secondo tasto e sullo spartito lo troviamo con un taglio in gola, e invece il Do al terzo tasto della quinta corda e ha un taglio in testa. Poi passiamo alla sesta corda, Mi basso, con 3 tagli addizionali, Fa a distanza di un semitono, con 3 tagli addizionali di cui uno in testa, e Sol con 2 tagli addizionali al terzo tasto, a distanza sempre dal Fa di un tono. Come vedete, la distanza chiaramente tra il Fa e il Sol della sesta corda è la stessa che c'è tra il Fa e il Sol della prima corda. Ora, per esercitarvi, eseguiremo una serie di esercizi tratti dal mio metodo chitarrista classico autodidatta, che è il testo che utilizziamo per questi video didattici. Andiamo quindi agli esercizi compresi da pagina 28 e 37. Le figure musicali utilizzate in questi esercizi sono di semiminima, minima e semibreve, perciò da 1/4, 2/4 e 4/4. Ai fini di una corretta esecuzione vi consiglio l'uso di un metronomo. Posizioneremo il beat del metronomo a 60 e 60 corrisponderà ad ogni tempo. Il primo esercizio è in 4/4, ossia in 4 tempi. Di conseguenza ogni tic del metronomo corrisponderà ad una semiminima. Quando dovrò eseguire una semiminima, questa durerà un tic. Quando dovrò eseguire una minima, questa ne durerà 2. Una semibreve 4. Come esempio vi eseguirò l'ultimo pentagramma dell'esercizio a pagina 29. Mettiamo il metronomo a 60 e ogni beat corrisponderà ad una semiminima. Come avete visto, sull'ultima nota, dopo il 4, ho interrotto il suono perché questa nota corrispondeva a una semibreve che durava 4 tempi e di conseguenza il suono, finito il quarto tempo, doveva essere interrotto. Alla fine degli esercizi proposti troverete una scala riepilogativa delle note studiate. Questa volta le note sono scritte in crome, di conseguenza per ogni beat dovrete eseguire 2 note. Vi ricordo di alternare sempre indice medio della mano destra. Questo vale per tutti gli esercizi proposti finora. Un'altra cosa importante è di non alzare le dita fino a che si sta sulla stessa corda. Di conseguenza, quando suonerò il Fa e poi il Sol, non dovrò alzare il Fa, ma lo dovrò lasciare giù. Ogni volta che si cambia corda si possono alzare le dita.
La scala diatonica in prima posizione che vi ho mostrato, in effetti è una scala di Do che parte però dal Mi basso per arrivare al Sol alto della prima corda. Ci eserciteremo ora sulla scala cromatica che, a differenza della scala diatonica, vede suonati tutti i tasti della chitarra, perché procede appunto per semitoni. Utilizzeremo una velocità di metronomo leggermente superiore a quella che abbiamo usato per la scala diatonica. In questo caso posizionerò il metronomo in maniera che ogni nota corrisponda a un tic. Alternerò indice e medio con il tocco libero. Attenzione a non alzare le dita fino a che non cambierete la corda. In questa lezione abbiamo visto le note in prima posizione della chitarra, come si scrivono sul pentagramma e dove si trovano sullo strumento. Poi vi ho fatto vedere una scala diatonica e una scala cromatica. Nella prossima lezione vi mostrerò una serie di scale per continuare ad esercitarvi a prendere padronanza della tastiera dello strumento. Grazie per avermi seguito fin qui, vi aspetto per la prossima lezione e, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Nel cambio di corda dobbiamo stare attenti a non alzare tutte le dita dalla tastiera, ma alzarne solamente una per volta.